Ciao a tutti e bentornati al canale Recensioni. Oggi abbiamo la possibilità di testare e recensire la videocamera, che potremmo definire videocamera di sorveglianza della Reolink. E in questo caso abbiamo come modello l'Argus PT. Abbiamo anche il suo pannellino fotovoltaico. Sono delle videocamere molto utili e tecnologicamente molto avanzate che vi danno la possibilità di controllare da remoto la vostra proprietà o anche i vostri terreni, perché si collegano tramite wifi dual band con segnale 2.4 o 5 GHz e quindi è sufficiente avere una connessione telefonica per poter utilizzare un piccolo routerino come faccio io ad esempio qui. Qui ho la connessione internet tramite una SIM card del telefono, ho installato un piccolo modem e col piccolo modem gestisco delle videocamere da remoto, le posso controllare da casa, sono tutte molto efficienti. Questo è un modello particolare perché ha la possibilità di vedere a 360 gradi, quindi saremmo noi a gestire l'inquadratura della videocamera. Io fino adesso ho utilizzato solo videocamere fisse, quindi diciamo che con questa videocamera potenzialmente possiamo controllare l'intera proprietà con una sola videocamera. Come caratteristiche principali che leggiamo qua sulla scatola assieme, vabbè, ovviamente 100% senza fili, esterno ed impermeabile, quindi si può applicare per l'appunto esternamente in qualsiasi luogo. È alimentata a energia solare o batteria ricaricabile, quindi cosa significa? Che dentro ha una batteria integrata. Se non utilizziamo il pannellino fotovoltaico dovremo andarla a smontare e ricaricare. Se utilizziamo il pannellino fotovoltaico, questo qui, se azzecchiamo l'esposizione giusta e mettiamo il pannellino in pieno sole, noi praticamente la videocamera teoricamente ce la dimentichiamo e non dobbiamo più rimuoverla per ricaricarla. Quindi possiamo anche installarla in posizioni particolari, difficilmente raggiungibili anche da qualche malintenzionato. Poi c'è scritto anche avvisi intelligenti con rilevamento di persone / veicoli. Questa è una funzionalità che è integrata nella sua applicazione che dopo andremo brevemente a vedere e quindi consente di evitare falsi allarmi dovuti ad esempio al passaggio di animali o di insetti nel caso a noi non interessi fare questo tipo di avvistamenti. Il software rileva la sagoma, la figura umana e di conseguenza ci arriva l'avviso solo in presenza di queste figure. Questo invece è il pannellino fotovoltaico, come vi dicevo, anche lui P65, quindi impermeabile, lo possiamo mettere tranquillamente all'esterno e ci permetterà, come vi dicevo, di mantenere sempre carica la nostra videocamera. Adesso andiamo a fare un unboxing e poi andremo anche a provare a fare la connessione assieme. Ho voluto proprio fare il primo test insieme a voi perché questa tipologia di videocamera, secondo me, la cosa importante è anche la facilità con la quale ci si può connettere tramite wifi e l'utilizzo dell'applicazione. Ecco, devono essere molto semplici, non devono farci tribulare troppo. Iniziamo a fare l'unboxing del pannellino fotovoltaico. Allora, qua abbiamo una spugnetta che non so esattamente a cosa serva, ma lo scopriremo. Qui abbiamo il manuale di istruzioni. Qui il nostro pannellino fotovoltaico. Eccolo qui. Con un'altra spugnetta, i tasselli per eventuale fissaggio a muro, poi abbiamo questo che è il supporto di fissaggio a muro tramite quei tasselli che è completamente poi orientabile, quindi possiamo orientarlo come vogliamo, ovviamente cercando la migliore esposizione. Pannello sembra di ottima qualità e direi che non c'è nient'altro da dire su questo pannello che poi andremo a testare collegandolo
alla videocamera. Direi di passare alla videocamera, che è la cosa più interessante sicuramente. Allora, vediamo questa videocamera. Anche qui abbiamo il suo manualetto di istruzioni. Istruzioni che sono anche in italiano, perfetto, quindi abbiamo anche le istruzioni in italiano. Questa è l'antenna, indispensabile per avere un migliore segnale. Poi abbiamo questa base. Questo è il supporto, diciamo, per collegare la videocamera. Ci sono vari tipi di fissaggio della videocamera. C'è anche una cinghetta, vedete cosa serve la cinghetta. La cosa molto bella di questa videocamera è che ci sono diversi sistemi di fissaggio. Allora, uno è questo qui, vi faccio vedere. Ok, tramite questo supporto circolare, questo lo potete fissare al soffitto, per esempio, e potremo collegare la videocamera direttamente a questo supporto. Quindi possiamo metterla, per esempio, sul soffitto al centro di un locale e avere una visuale a 360 gradi. Altrimenti possiamo fissare tramite questo supporto a parete, sempre tramite tasselli, oppure anche ad un albero con la cinghetta, quindi in modalità fototrappola. Questo è una cosa molto intelligente, mi piace moltissimo questa cosa, infatti io probabilmente andrò a fissarla proprio a un albero. Comunque dopo vedremo meglio. I tasselli per il fissaggio, cavetto per la ricarica USB classico, ed ecco qui questo gioiellino di videocamera, perché sembra veramente un gioiellino. Guardate che bella, a livello costruttivo sembra un'ottima videocamera, non sembra assolutamente cianfrusaglia, sembra roba di alta qualità. Qui abbiamo l'ingresso, qui abbiamo l'interruttore per l'accensione, c'è un interruttore coperto da un tappo di chiusura in gomma proprio per garantire l'impermeabilità. Qui abbiamo il fissaggio per l'antenna, qui abbiamo un tappo con sotto l'ingresso per la presa USB per la ricarica e nient'altro. Direi che non c'è nient'altro da dire. Ah no, ecco qua, attenzione, attenzione, mi stavo dimenticando una cosa importantissima, la micro SD. Quindi questa videocamera può memorizzare foto e video su una micro SD, oppure si può fare anche l'abbonamento al cloud in modo da salvare tutti i video e tutte le foto in diretta nel caso qualcuno venisse a portarci via la videocamera, quindi per avere sempre le registrazioni disponibili in qualsiasi ipotesi, ecco. Allora, ho appena scaricato l'applicazione, andiamo a fare il settaggio della videocamera. Ci sono anche gli adesivi in varie lingue, tra l'altro assieme alla videocamera, da attaccare su un cartello o su qualche porta in cui viene specificato che l'area è videosorvegliata. Comunque, allora, accendiamo la videocamera. Welcome to Reolink. Please install Reolink app and scan the QR code on the camera. Willkommen bei Reolink. Bitte Reolink App installieren und den QR-Code. Ok, vi sta dicendo in tutte le lingue che dovete installare l'applicazione e poi scansire il codice a barre. Quindi adesso noi facciamo... Benvenuto a Reolink. Si Ecco qua. prega di installare l'app Reolink e scansionare il codice QR sulla telecamera. Bienvenido a Reolink. Por favor, instale la aplicación Reolink y escanee el código QR en la cámara. Claro, todo claro. Allora, Welcome to Reolink. basta. Please install Reolink Allora, app and scan the QR code on the facciamo la scansione. Willkommen bei Reolink. Allora, dobbiamo essere connessi alla rete, siamo connessi, vediamo, però... Allora, wifi non configurato, quindi configuriamo il wifi.
código QR en la cámara. Ok, intanto mi sono connesso al wifi, adesso bisogna fare la scansione del codice che verrà mostrato sullo smartphone, quindi Scansionare il noi codice adesso, ole, così forse la videocamera sta zitta perché, si sta connettendo al router. ok, Attenda. fantastico, Connessione al router con successo. Benvenuto a ok. Connessione al router con successo. Il problema di questa videocamera è che parla un po' troppo, ecco, questa è una cosa un pochino... Vabbè, andiamo avanti, speriamo che stia un po' zitta. Adesso la telecamera si sta collegando al wifi, dovrebbe darmi una conferma. Ok, siamo connessi al wifi, adesso devo creare una password. Ok, fatto, ho creato la password, adesso possiamo anche nominare il dispositivo, selezionare la scena, esterno. Vabbè, specifica che la videocamera non è progettata per un utilizzo 24 ore su 7, proprio per risparmiare la batteria, questa videocamera si attiva all'occorrenza, ok? Quando rileva un movimento. Vi specifica anche alcune cose da evitare, quindi orientarsi verso oggetti in movimento frequente, quale potrebbe essere una bandiera o le foglie degli alberi magari al vento, orientarsi verso una luce forte, avvicinarsi a fonti di interferenze di segnale che potrebbero dare problemi, orientarsi verso fonte di calore, orientarsi verso lo specchio. Ok, abbiamo finito ed ecco qui, la nostra videocamera è già operativa. In questo momento siamo già in live. Vediamo un pochino. Ecco qua, guardate. Guardate che figata. Adesso sta riprendendo al contrario perché la videocamera si può ovviamente selezionare anche l'orientamento della videocamera se è installata in un senso piuttosto che nell'altro. Questo sono io. Molto molto interessante ragazzi, davvero molto molto interessante. Io direi andiamo a piazzarla dove mi interessa e vediamo, meglio vi faccio magari proprio uno screenshot delle riprese così vediamo la qualità anche dell'immagine. Comunque il settaggio è molto molto semplice, 2 minuti l'abbiamo settata. Allora ho appena terminato l'installazione della videocamera, l'ho messa in un punto estremamente esposto alle intemperie, quindi io mi auguro che l'impermeabilità sia effettiva. Ho notato che comunque è tutto fatto molto bene, anche il connettore per collegare il pannello fotovoltaico ha una cuffia in gomma che va ad incastro, quindi per evitare infiltrazioni. Quindi quando la installate assicuratevi che tutti i tappi di gomma e il tappo per il collegamento dell'eventuale pannello fotovoltaico siano ben fissati, siano a tenuta stagna. Ora andiamo a provare un pochino l'applicazione. Vi farò vedere la registrazione della schermata. Ho dato un'occhiata, la qualità sembra veramente notevole. Ci sono un sacco di funzioni molto carine, tra l'altro c'è anche la possibilità di eseguire dei time lapse. Adesso andremo a vedere meglio. Purtroppo in questa posizione il segnale del modem non è fortissimo perché deve passare tutti i muri in pietra e di conseguenza il segnale non è dei migliori, ma non è colpa della videocamera. Ok, adesso andremo a scorrere assieme un pochino l'applicazione. Beh, la prima cosa che possiamo vedere, vabbè, ci sono tutta una serie di icone sotto. Adesso siamo in modalità bassa risoluzione. La modalità bassa risoluzione ovviamente vi garantisce una fluidità maggiore anche nel movimento della videocamera, un delay minore, quindi un ritardo anche della trasmissione. La qualità all'alta risoluzione è veramente molto elevata. Adesso ve la faccio vedere, la mettiamo. Qualità davvero eccezionale. Ecco, adesso sto facendo scorrere la videocamera, comunque si muove anche in modo abbastanza fluido anche così. Magari mettiamola a schermo intero così riuscite a vedere anche meglio, ad apprezzare meglio la qualità dell'immagine.
La cosa bella di questo modello è ovviamente che abbiamo la possibilità di controllare tutto a 360 gradi. Ok, adesso andiamo a curiosare un pochino qualche impostazione. Qua c'è l'icona dell'audio. Ecco, infatti adesso c'è il ritorno dell'audio, quindi tra l'altro si sente anche molto bene, ottima qualità audio per sentire i rumori ambientali. C'è la modalità fotografica, quindi possiamo scattare una foto, oppure possiamo anche registrare un video. Questo qui sotto è il joystick per controllare i movimenti della videocamera. Poi ci sono tutta una serie di impostazioni che si possono eseguire. Vedete, ad esempio per il rilevamento si può scegliere una zona di rilevamento, se persona, ad esempio, vedete, si può anche selezionare solo l'area di vostro interesse per gli allarmi, quindi una cosa più selettiva. Si può anche attivare la modalità di rilevamento veicoli oltre che persone, poi vedo altri e questa è una zona forse più generica per selezionare zone in cui non vogliamo ricevere avvisi. Regolazione della sensibilità, vedete, per le persone e i veicoli. Ci sono veramente un sacco di opzioni in questa applicazione, è veramente molto bella. Anche le dimensioni dell'oggetto possiamo selezionare, facciamo noi il riquadro. Applicazione molto completa, devo dire. Vabbè, adesso in questo momento batteria, vedete, vi dà anche la percentuale di carica della batteria. In questo momento mi dà carica perché è in caricamento tramite il pannellino fotovoltaico. È possibile selezionare l'orientamento del display, vedete, possiamo invertirlo sull'asse orizzontale o verticale, selezionare anche la qualità, addirittura possiamo anche selezionare la qualità con diversi fattori di qualità, non solo bassa e alta, ma possiamo anche selezionare delle cose intermedie. Tutto completamente personalizzabile, ovviamente anche infrarossi, quindi rileva anche di notte, ho letto sul manuale, fino a 10 metri. 10 metri mi sembra parecchio, comunque farò un test e vi allegherò da casa, così vediamo anche il funzionamento da remoto. Metterò delle riprese della videocamera in notturna, mentre io la comanderò da remoto da casa.
così potremo rendere conto anche della qualità dell'infrarosso. Beh, devo dire veramente tantissime impostazioni. Ovviamente si può registrare su SD, si può utilizzare il cloud come vi dicevo, quindi abbiamo sempre la possibilità di controllare gli eventuali avvisi e verificare chi è passato o cosa è passato, animali anche. Nel mio caso sono più interessato a registrare il passaggio di qualche animale, a controllare i cinghiali che passano da queste parti più che altro. Funzione timelapse addirittura, che questa deve essere veramente molto bella. Ulteriori impostazioni avanzate, mi risulta anche che ci dovrebbe essere un suono allarme. Ok, c'è anche il suono allarme. Vediamo un po'. È veramente un'applicazione molto completa, quindi ci si perde. Ok, mi ha rilevato subito. Sentite anche l'allarme che ho attivato per mostrarvelo. Sì, molto bene. Allora direi che adesso possiamo anche bloccarlo magari. Direi applicazione veramente molto bella, molto interessante, qualità video fantastica. In conclusione, è una videocamera sicuramente di alta qualità, quindi dobbiamo aspettarci un prezzo non proprio basso. Andiamo a vedere su Amazon, al momento vedo che è a 189 con un coupon di 50 euro. Quindi questo significa che la compriamo con 140 euro. Ovviamente è più cara rispetto a una videocamera fissa, proprio perché con una sola videocamera riusciamo a monitorare un'area molto vasta a 360 gradi. Normale questa cosa. L'applicazione è una delle migliori che io abbia provato per questo tipo di videocamera, la più completa sicuramente, qualità video fantastica, veramente notevole come qualità video, quindi mi sembra una videocamera di primo, così a primo impatto, una videocamera molto di qualità e sicuramente vale anche il suo prezzo che si paga, ecco. Ovviamente andrà testata un pochino meglio, bisognerà vedere anche il discorso dell'impermeabilità, ci vorrà un pochino di tempo per arrivare a delle conclusioni più, diciamo, a medio-lungo termine, ma si presenta sicuramente molto bene. Vi lascio ovviamente tutti i link in descrizione di questa videocamera, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettetemi un like, lasciatemi un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di questa videocamera, se anche voi le utilizzate, se avete già delle Reolink e anche la vostra opinione al riguardo. Ciao a tutti e alla prossima da Luca.